Quando nasce Ravdemat si rivolge principalmente a soggetti con disagio psichico, da cui viene anche il nome, ma in realtà dopo pochissimo si avviano dei lavori che riguardano tanto anche persone straniere, titolari di protezione internazionale o richiedenti asilo, donne vittime di tratta, minori stranieri non accompagnati o comunque in comunità e persone in stato di detenzione. Lo facciamo attraverso momenti di formazione nelle attività ristorative, sia momenti di tirocinio che quando è possibile si concludono con il coinvolgimento, l'inserimento all'interno dello staff di Ravdemat in maniera continuativa. Ravdemat nasce da una mia idea che è venuta dopo un'esperienza in Inghilterra, dove sono venuto a conoscenza di un progetto che faceva Jamie Oliver con i carcerati, dove li rimetteva appunto nell'ambito ristorativo. E la cosa mi è piaciuta tantissimo, ho detto ma perché non farlo anche in Italia. Tornato dall'Inghilterra ho avuto la fortuna di lavorare con una Onlus che trattava disagio mentale, dove appunto facevo corsi di cucina. La cosa ha funzionato tantissimo e lì mi sono detto ok, bene, i ragazzi stanno imparando, alcuni di loro hanno effettivamente trovato poco dopo lavoro anche in un super ristorante di Milano, e ho detto vabbè, io voglio fare anche il ristorante con i miei mattarelli. Da lì, insomma, con l'aiuto di Francesco e Tommy, che sono gli altri due soci fondatori, nel giro di un anno e mezzo abbiamo aperto Ravdemat nell'aprile 2017. La giornata Ravdemat inizia molto presto perché facciamo sia pranzo che cena, quindi bisogna preparare ovviamente la linea del pranzo, quindi tutta la mattina viene più sfruttata per i vari tirocini, i corsi di reinserimento, le varie lezioni che facciamo anche al di fuori del reinserimento vero e proprio. Ravdemat agisce fondamentalmente su una rete molto solida a livello di quartiere. Il quartiere d'Ergano è ricco di presenze formali e informali, più datate, storiche, classiche, tradizionali del terzo settore o nuove, soprattutto a livello di associazionismo. È una rete molto viva, in alcuni casi si concretizza con progetti più formali, come ad esempio la rete QB d'Ergano con Fondazione Carip e Comune di Milano, in altri invece sono relazioni informali che danno vita a iniziative soprattutto nei momenti più d'emergenza, come può essere stato recentemente il Covid o adesso la situazione in Ucraina. Poi partecipiamo a livello cittadino con una serie di rapporti con enti locali, istituzioni, fondazioni e soggetti del terzo settore con cui sviluppiamo collaborazioni. Il bello di Ravdemat è anche che in questi anni è riuscito anche a costruire una rete anche semplicemente di esercenti, di commercianti interessati anche a rapportarsi al sociale anche loro, e quindi con la garanzia che i tirocinanti escono da Ravdemat sono ben contenti di accettare anche loro e proporre un lavoro a queste persone. Quasi un terzo delle persone che sono passate di qua sono riuscite poi a avere un lavoro, non tutti nella ristorazione, c'è da dire questo, ma anche semplicemente il fatto che alcune persone hanno passato con noi 3-6 mesi di tirocinio li ha aperte poi anche da un punto di vista delle relazioni umane, e quindi si è riuscita anche a sbloccare da quel punto di vista. Nei 5 anni che abbiamo festeggiato questo aprile qua, contando anche l'anno e mezzo, 2 di pandemia, sono passati più o meno 70 tirocinanti, e di questi 70 più di 20 hanno trovato un lavoro. Ciao, il mio nome è Ivan. A Ravdemat mi occupo della sala, sono cameriere e principalmente facciamo la preparazione per il pranzo con la sistemazione di tutta la sala interna e esterna, l'apparecchiatura, servizio pranzo con i clienti. Il mio percorso a Ravdemat inizia 3 anni fa, ho iniziato a lavorare qua tramite un'associazione. Un giorno ho incontrato una signora, parlando gli dissi che avevo bisogno di un lavoro. Allora lei mi disse io ho questa piccola associazione nel comune di Pero, allora vieni pure da me che proviamo a vedere se c'è disponibile qualcosa. Sono andato e dopo circa un annetto più o meno
mi ha procurato, diciamo, questo tirocinio qua a Rob the Mat tramite la Fondazione San Carlo. A Rob the Mat ho imparato a dialogare con le persone, un nuovo lavoro che prima non sapevo fare, a stare in un ambiente diverso da quello in cui ero prima. La cosa che mi piace di più di Rob the Mat è che l'ambiente è tranquillo ed è un ambiente dove c'è pazienza, dove c'è amicizia, dove c'è gruppo, dove c'è voglia di aiutarsi l'uno con l'altro. Secondo me è il miglior posto dove una persona possa crescere. Mi chiamo Esra, ti occupi a Rob the Mat tante cose, imparare tante cose, parlare con altre genti, nuove genti, anche la lingua, imparare un po' di parole nuove. Ho iniziato a lavorare qui da quasi un anno adesso, questa è la prima volta di lavorare in generale. Una bella esperienza, il lavoro di cucina è una bella cosa per me. Mi piace cucinare. Ho imparato di fare primi piatti, secondi piatti, dolci, taglieri misti, taglieri vegetariani, piatti vegano anche. Ho imparato tante cose. Imparare un po' di pazienza. Rob the Mat ha la fortuna di trovarsi in Dergano, è un quartiere molto atipico per Milano. E già dalla conformazione delle case si può capire che sono basse, cioè sono 3-4 piani. Era un paesino a sé stante, era una frazione di Affori fino agli anni 20, poi è stato inglobato nel comune di Milano. Quindi questa anima da paese è rimasto, anche se sono passati quasi più di un secolo. Questa rete territoriale che poi si è trasformata in rete sociale è una cosa che si sente molto. Tutti gli esercenti mettono fuori locandine di eventi sociali che succedono in zona. Nel quartiere di Dergano secondo me c'è innovazione, voglia di crescere, un quartiere che io non conoscevo benissimo, però è un quartiere dove i miei genitori, che hanno vissuto molti anni fa, si ricordano un posto diverso da oggi. Adesso c'è voglia di maturare proprio con gli anni, di crescere, di rinnovarsi, e collegandomi a Rob the Mat, che fa parte appunto di Dergano, un posto per tutti, è un posto dove le persone possono ritrovarsi, possono festeggiare, un posto dove si può stare in compagnia e in allegria, dove si può bere, dove si può mangiare, un posto dove si può essere felici. Rob the Mat per me è progetto, perché è un progetto sociale ma è anche un progetto di vita, partecipazione, credo nei progetti collettivi non individuali, un tempo forse militanza, attivismo e cittadinanza attiva. Pazzia, qualità, divertimento. Amicizia, unione e solidarietà. L'integrazione per me a Rob the Mat è la scuola, famiglia e lavoro. Scuola perché imparare tante cose ogni giorno, imparare la lingua, imparare di contattare con altre genti. Famiglia perché i miei compagni sono molto gentili, molto bravi, mi aiuti sempre. E lavoro perché è molto importante per me di lavorare. Integrazione per me è scambio. Innanzitutto perché non deve essere assimilazione, ma scambio di cultura, di conoscenza. Integrazione è guardare al futuro, o meglio, guardare al presente immaginando quello che dovrebbe essere un po' il mondo del futuro. E integrazione è anche messa in discussione, perché non la si può fare senza mettere in gioco se stessi. Nessuno intorno viene emarginato, può sembrare uno slogan, però è quello poi il cuore del concept di Rob the Mat.